Oggi vi portiamo con noi in una nuova regione italiana. Vi parleremo di 5 luoghi unici da vedere assolutamente quando verrete in Valle d'Aosta. Seguiteci in questo nuovo on the road ai piedi delle montagne, tra borghi in pietra, castelli e natura mozzafiato. Non è la prima volta che visitiamo la Valle d'Aosta, ma ve ne abbiamo parlato pochissimo qui sul canale e sinceramente avevamo voglia di tornarci. Ci sono così tante cose che ci piacciono in questa regione, sia dal lato storico che da quello naturale. Le montagne sono impressionanti e le cittadine così belle e curate. Non perdiamo altro tempo allora. Partiamo con la nostra esplorazione dalla Valle di Cogne, un vero paradiso montano immerso all'interno del Parco Nazionale del Gran Paradiso. La prima tappa è Lilla, una delle tante frazioni che compongono il comune sparso di Cogne. Il borgo è da sogno, con baite in legno e viette minuscole in contrapposizione a scorci su prati immensi, circondati dalle montagne. Dal paese partono molti sentieri di diverse difficoltà, ma noi oggi abbiamo deciso di seguire un percorso molto semplice e rilassante per raggiungere le cascate di Lilla. Il paesaggio è molto suggestivo, in questo periodo forse ancora più bello per via dei colori dell'autunno. Durante la piacevole passeggiata sentiamo il suono dello scroscio d'acqua sempre più vicino. Arrivati a destinazione la potenza è incredibile. Una curiosità, in pieno inverno le cascate si ghiacciano completamente, pensate che spettacolo! La natura qui intorno è bellissima e rigogliosa. Torniamo sui nostri passi e ci spostiamo in frazione Jimian, da cui si ha una vista panoramica speciale sulla valle. A soli 3 km si trova il centro storico di Cogne, che non dovete perdervi, anche solo per una passeggiata e magari un pranzo tradizionale in un'osteria. Spostiamoci in un'altra valle, questa volta siamo in Val Tournanche e stiamo per arrivare a Chamois, unico comune d'Italia sulla terraferma che non si può raggiungere in macchina, ma solo a piedi, in bici o con la funivia da Buisson che parte ogni mezz'ora. Il biglietto costa 5,50 € andata e ritorno e in pochi minuti ci porta direttamente dentro al centro, a 1800 metri di altezza. Non essendoci auto, la tranquillità che ci accoglie è irreale. Ci sono nuvole basse che avvolgono il paese, un'atmosfera di pace diffusa e gli alberi dai colori dorati con le foglie già quasi tutte a terra. Noi ci fermiamo per un po' ad assorbire queste belle vibrazioni, bevendo una tisana, prima di rimetterci in cammino. Seguiamo il sentiero 3 che porta al lago Lod. Ci sono 45 minuti e 200 metri di dislivello per la nostra meta. Il percorso, tutto in salita, attraversa boschi e prati erbosi dove pascolano le mucche e quando arriviamo a 2000 metri di fronte al lago siamo da soli davanti a questa bellezza. Siamo completamente immersi nelle nuvole ora, che si stanno piano piano alzando. Qui dovrebbe esserci un super panorama, ma anche così c'è una bella atmosfera, non possiamo lamentarci. Torniamo in paese per vedere la parte di borgo che abbiamo tralasciato prima, le baite, le case tipiche su più piani, le strade silenziose dove ascoltiamo solo i suoni della natura e sentiamo profumo di legno e autunno. È tutto meraviglioso. Si sa che la Valle d'Aosta è una regione di castelli e fortezze. Ce n'è uno che forse più di altri non ha bisogno di presentazioni, il Forte di Bard. Se non ci siete mai stati merita assolutamente la vostra attenzione e una visita, ma non fermatevi qui. Nella valle laterale di Champorcher ci sono angoli splendidi da esplorare. Oggi noi vogliamo consigliarvi Pont-Bosé, un borgo che è un piccolo gioiello nascosto. Il centro città è bello e caratteristico. Parcheggiata la macchina, all'entrata del paese si arriva prima nella piazza centrale, con l'antica fontana in pietra, poi ci si inoltra nella stretta via principale.
Incontriamo da subito le indicazioni per il sentiero dei ponti e degli oridi e decidiamo di seguirli. Scendiamo quasi a livello fiume e ci troviamo davanti a uno spettacolare ponte in pietra a doppia arcata. La prospettiva del borgo da qui è molto suggestiva. Se vi va potreste continuare a seguire il percorso, che vi porterà ad incontrare ben 6 antichi ponti, costruiti sui diversi torrenti che attraversano il paese. Salutiamo Pont-Bosé e ci spostiamo nella vicina Valle del Lys, o Valle di Gressoney. Guidiamo accanto al torrente e attraversiamo diversi paesini, uno più bello dell'altro. Ci fermiamo per una sosta veloce a Fontaine-Mort. Il paesaggio ci ha colpito davvero molto. La nostra destinazione principale per oggi è l'Alta Valle, caratterizzata nella cultura e nella lingua dalla presenza del popolo Valser. Prima di arrivare in paese facciamo una deviazione per Castel Savoia, in località Belvedere. Il castello sembra uscito direttamente da un libro di fiabe, con le sue torri tutte diverse una dall'altra e immerso nel fitto del bosco. È infatti impossibile scorgerlo finché non si percorre il sentiero per l'ingresso. Siamo venuti lo stesso a vedere il castello, anche se abbiamo letto su internet che era chiuso. Ovviamente abbiamo trovato l'unica settimana di tutto l'anno in cui c'erano i lavori di restauro, però direi che anche da fuori merita assolutamente. Ci è dispiaciuto un po' non poterlo visitare all'interno, perché secondo noi è bellissimo, ma vorrà dire che sarà il pretesto per tornare in questa zona. Concludiamo la nostra giornata a Gressoney-Saint-Jean, bellissimo borgo dove si alternano case di legno a quelle decorate con colori forti. Fuori stagione potreste trovare alcuni locali chiusi, ma volete mettere a avere il borgo tutto per voi? Con il bellissimo sole di oggi poi la vista sul Monte Rosa è mozzafiato. Tra le tantissime cascate che rendono speciale il territorio della Valle d'Aosta, ce n'è una che lascia bocca aperta per la sua altezza. Siamo a Isolla e lasciata la macchina nel parcheggio appena prima del borgo, seguiamo il sentiero che inizialmente costeggia la strada asfaltata e dopo pochi metri inizia a scendere rapidamente. Il percorso è breve, circa una ventina di minuti, ma il dislivello di 120 metri si può far sentire soprattutto in salita. Nel bosco ci accompagna il rumore dell'acqua che si fa sempre più forte. Dopo un tratto in piano, al fianco del torrente, la vista della cascata è impressionante. Con un salto di circa 50 metri è una delle più alte della regione. La sua potenza è suggestiva e il canyon in cui si getta è bellissimo, circondato da larici e conifere. Tornando verso la valle principale, fermatevi per una camminata a Verres. Il suo centro storico è abbellito da dipinti con scene ispirate al Medioevo. È molto carina come idea. Il nostro consiglio, però, è quello di lasciare la via principale per addentrarvi nei vicoli secondari, pieni di verde e case più vecchie e dall'architettura particolare. Da non perdere anche la collegiata di Saint-Gilles, chiesa risalente al XIII secolo con il suo imponente campanile romanico. Abbiamo letto che durante i festeggiamenti del carnevale storico, i saloni del castello che sovrasta il paese e le vie del centro prendono vita, con sfilate e rievocazioni. Deve essere molto interessante partecipare. I 5 punti che di solito mettiamo in un video della regione sono finiti, ma concedeteci un punto bonus per un luogo speciale di cui vi abbiamo già parlato qualche tempo fa. Facciamo un salto temporale dall'autunno all'inverno pieno. Trovarsi di fronte al Monte Bianco è impressionante, anche solo osservandolo da lontano, ma averlo proprio di fronte è un'altra cosa. Con la Skyway Monte Bianco, che parte da Courmayeur, abbiamo potuto vivere questa esperienza indimenticabile. Il panorama a 360 gradi intorno a noi non è minimamente spiegabile. Era la prima volta, tra l'altro, che ci trovavamo sopra i 3000 metri. Il tappeto di nuvole sotto di noi ha reso tutto ancora più magico.
Grazie come sempre per aver guardato il video fino alla fine e grazie per il vostro supporto al nostro lavoro. Speriamo che anche questo viaggio vi sia piaciuto, anche se, piccolo spoiler, non è ancora finito. Il prossimo video sarà tutto dedicato alla città di Aosta e ai suoi piatti tipici. Per questo, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Non vorrete di certo perdervelo. E se non dovete subito scappare, qui a destra trovate il racconto completo sulla Skyway Monte Bianco. Ci vediamo presto, grazie. Ciao! Ciao!